Amici di Battista 70 Phone, oggi vi presentiamo Vivo P70, uno smartphone che fa della parte fotografica e del design i propri punti di forza. Non punta sulla potenza assoluta, ma diciamo che punta più su un buon compromesso tra appunto buone prestazioni e un'ottima autonomia. In Italia viene venduto al prezzo di 699 euro nella versione 8512. È vero, non è poco, ma devo dire che comunque le prestazioni che abbiamo, soprattutto fotografiche, a mio modo di vedere ne giustificano il prezzo. Nella confezione, oltre alla solita manualistica spillina e cavo, abbiamo anche una comoda cover in TPU che lo protegge bene. L'alimentatore da 90 watt dipende dai canali di vendita oppure dai bundle previsti. Sul piano del design, Vivo V70 è uno degli smartphone più riusciti della serie V. Il cambio rispetto al passato si nota subito perché Vivo ha scelto linee più pulite e moderne. Il telefono è sottile, ben rifinito e in mano trasmette una qualità superiore alla media. Le dimensioni sono contenute ed il peso si ferma a 187 grammi. Non è un compatto puro, ma si usa bene e resta gestibile anche con una mano. Lo spessore sottile aiuta nell'uso quotidiano, soprattutto quando lo si tiene in mano a lungo. Ci è piaciuto il frame piatto in alluminio che dà al prodotto un aspetto più ordinato. Davanti troviamo lo Scott Sensation Core, mentre il display flat rende il frontale più attuale. Dentro ci sono tele Zeiss, Aura Light e il marchio Zeiss quindi ha una sua presenza. Buona anche la disposizione dei tasti con accensione e volume sul tasto destro. Chiude bene il quadro la certificazione IP68 e IP69, non scontata in questa fascia. Il display è uno dei punti forti di Vivo V70, parliamo di un pannello AMOLED flat da 6,59 pollici con risoluzione 1,5K. Il refresh rate arriva fino a 120 Hz, quindi l'esperienza resta fluida nei menu e nelle app. La definizione è alta e si nota subito su testi, foto, video e interfaccia. Il pannello è pulito, piacevole da guardare e ben valorizzato dalle cornici sottili. La scelta dei display flat funziona bene e rende il telefono più pratico nell'uso quotidiano. I colori sono vivi ma non troppo spinti, quindi la resa resta gradevole. Non abbiamo un pannello LTPO, quindi la gestione del refresh rate è più tradizionale. In ogni caso Vivo offre modalità 60, 90 e 120 Hz. Con un buon equilibrio generale. La luminosità automatica lavora bene all'aperto e permette di usare il telefono senza problemi. Buono anche il comfort visivo grazie a un PMV dimming spinto, utile soprattutto la sera. Da segnalare il lettore di impronte ultrasonico sotto il display, rapido, preciso e più pregiato dei classici sensori ottici. Il processore è lo Snapdragon 7 Gen 4, una piattaforma pensata per l'equilibrio. La versione italiana arriva con 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna UFS 4.1. Nell'uso quotidiano Vivo V70 gira bene, apre rapidamente le app e mantiene una buona reattività. Social, messaggistica, navigazione, foto, video e multitasking non mettono in crisi il telefono. Non è lo smartphone da scegliere per cercare il massimo nei benchmark o nel gaming pesante però rimane comunque fluido, stabile e coerente con il tipo di prodotto che vuole essere. Anche la gestione termica è valida, sotto carico scalda ma non diventa fastidioso. La batteria è uno dei suoi elementi migliori, abbiamo una 6500 mAh a silicio carbonio. Nel nostro utilizzo, dalle 7 del mattino alle 21 di sera, siamo arrivati con quasi il 50% residuo. Questo permette di usarlo con grande tranquillità anche nelle giornate più intense. La ricarica flash charge da 90 watt permette di recuperare energia in fretta, anche se manca la ricarica wireless. Buono anche l'audio stereo, volume adeguato, voci chiare e resa convincente per video, reel e contenuti social. Sul fronte software Vivo V70 arriva con Android 16, soprattutto con Origin OS 6. Questo è un passaggio importante perché Origin OS risulta più moderna e piacevole rispetto a FunTouch OS. L'interfaccia appare più curata, fluida e coerente con il posizionamento del telefono. Le animazioni sono gradevoli, le transizioni funzionano bene e la risposta ai tocchi è sempre pronta. Anche il pannello notifiche, il centro di controllo e le schermate di sistema hanno un aspetto più attuale. La personalizzazione è buona, senza dare l'idea di un software troppo pesante. Tra le funzioni più interessanti troviamo Origin Island, che lavora attorno alla fotocamera frontale. Serve per musica, timer, notifiche contestuali e alcune azioni rapide, con un'integrazione pulita. Ci sono anche lo spazio privato, la clonazione delle app e funzioni per lo trasferimento dei file e il collegamento al PC. La parte AI è presente ma non invade l'esperienza. Google Gemini è ben integrato anche con Gemini Live e torna utile per testo, immagini e ricerca. In più Vivo promette 5 anni di aggiornamenti di sistema e 5 anni di patch di sicurezza. La fotocamera è la sezione più importante di Vivo V70, qui Vivo ha costruito qualcosa di più interessante rispetto al classico medio gamma con una buona camera principale. Sul retro troviamo un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica e focale equivalente a 23 mm. Accanto c'è il modulo che dà più personalità al telefono, un teleobiettivo Zeiss 3x da 50 megapixel. Anche questo tele è stabilizzato e permette di lavorare meglio su soggetti lontani, ritratti e dettagli.
L'ultra grandangolare è da 8 megapixel, mentre davanti troviamo una selfie cam da 50 megapixel con autofocus. La principale lavora bene di giorno, con colori gradevoli, buon contrasto e gamma dinamica convincente. Il dettaglio è buono e l'elaborazione non risulta troppo aggressiva. Nel nostro test l'abbiamo usato parecchio nel golfo del Tigullio, tra Santa Margherita Ligure, Portofino e Camogli. È stato uno scenario perfetto per provare mare, riflessi, facciate chiare, veicoli e cambi di luce continui. In queste situazioni Vivo V70 si è comportato bene, soprattutto con la camera principale. Il Telezeiss 3x però è il modulo che cambia di più l'esperienza fotografica, permette di stringere l'inquadratura su dettagli architettonici, insegni, scorci e soggetti più lontani. In questa fascia non è affatto scontato trovare uno zoom ottico così utile e ben sfruttabile. La rete del 3x non serve solo ad avvicinare il soggetto, ma anche a dare alle foto un taglio più fotografico. Bene anche la modalità ritratto, dove le focali dedicate aiutano a ottenere immagini più curate. Le opzioni come 85 e 100 mm danno una separazione dei piani piacevoli e una resa dei volti convincente. La selfie cam è un altro elemento sopra la media, è nitida autofocus e funziona bene per storie, reel e videochiamate. L'ultra grandangolare resta il compromesso più evidente perché il salto rispetto alla principale e tele si nota. Nel video si arriva al 4K fino a 60 fps con principale, tele e frontale, quindi il pacchetto resta molto valido anche per i contenuti social. In conclusione, Vivo V70 lo definirei un medio di gamma di lusso, dato che vabbè, il prezzo 699 euro è impegnativo ma non è neanche altissimo, e abbiamo il plus di una fotocamera veramente buona, e mi sentirei di citare lo zoom ottico 3x Zeiss da 50 megapixel, che è veramente un plus non indifferente su questa fascia. Per contro l'ultra grandangolare, diciamo, è un po' sottotono rispetto agli altri sensori, ma non è comunque da disprezzare. Abbiamo un'ottima autonomia con una batteria da 6500 mAh, ma non abbiamo la ricarica wireless. Ma sinceramente nel nostro test dalle 7 alle 21 siamo arrivati a sera tranquillamente, ma veramente molto tranquillamente. Abbiamo un ottimo software, la Origin OS 6, che è comunque un software adesso abbastanza maturo e ben strutturato. Per cui devo dire che a nostro modo di vedere è un acquisto che ne vale la pena. A noi è piaciuto, con questo ho concluso e vi saluto. Un saluto da Loris e da Edo per Battista 70 Phone.